Oggi voglio parlare della melissa che è una pianta miracolosa, è una pianta veramente che tutti voi dovreste avere nella vostra farmacopea immediata. Dovreste avere delle piante di melissa, se possibile, di melissa fresca e che appunto possa dare il massimo della potenza. Dovreste avere anche al limite la melissa secca. La melissa secca va anche bene per quanto riguarda proprio la lavorazione e le varie tipologie di lavorazioni che noi vogliamo fare. La melissa è una pianta principale, la melissa è una pianta sacra. La melissa in pratica assomma in sé tutte le capacità di riuscire a portare primo e immediato soccorso a chi ha bisogno di aiuto. La melissa è una pianta universale perché possiede le sette, diciamo, le sette dispiegazioni dell'essere, cioè possiede i sette pianeti dentro se stessa, possiede la potenza di essi e quindi possedendone la potenza ha la capacità di poter aiutare in quasi tutti i mali. Certo non è la pianta risolutiva, dice ok, prendo questa per tutto, ci sono anche le altre, ma se la melissa è ben lavorata è qualcosa di straordinario. Paracelso cantava le lodi della melissa, io ne canto le lodi della melissa, perché effettivamente ha delle proprietà particolari. Uno, ha la proprietà di poter portare il corpo umano a una stabilità salina, una stabilità di funzionamento cellulare, una stabilità di scambio dei fluidi, cioè regola la circolazione del sangue, regola il battito cardiaco, regola la pressione sanguigna, regola la respirazione, dà la possibilità al sangue di fluidificarsi maggiormente, quindi evita anche trombi, accumuli e cose varie, dà possibilità di avere l'intestino sempre in funzione perché andando ad irrorare direttamente con la vena principale che abbiamo, con la orta principale, scusate, tutto l'intestino, ecco che noi andiamo a renderlo vivo. È una pianta che ha anche la possibilità di essere usata per quanto riguarda le difficoltà anche di nervosismo, addirittura funziona anche nei dolori mestruali, funziona nei dolori prepartum, postpartum, funziona in menopausa e in andropausa andando a regolarizzare specialmente le vampate di calore nelle donne, è una regolatrice del desiderio dell'ipofisi, quindi del desiderio sessuale, ha la capacità di rendere, addirittura di aiutare l'udito a sentire meglio, gli occhi a vedere meglio e rinforzarsi, dà la possibilità di rinforzare i capelli, quindi perché sempre grazie alla circolazione e quindi ha le sue specificità. Per quanto riguarda la parte fisica, la parte che già saliamo, una parte lunare, essa va ad equilibrare i flussi nervosi, va ad equilibrare tutto ciò che è disturbo di equilibrio statico interno, quindi se ci sono dei problemi a livello per esempio cioè nella coppia o di problemi con persone che ci hanno dato veramente insomma delle cose negative, ecco che la melissa usata e presa nelle sue diverse componenti, io lo userei tutta la melissa, voglio dire, poi andiamo a parlare anche di questo. Quindi va a stabilizzare e a portare in equilibrio
il corpo diciamo lunare, se vogliamo, li porta a equilibrio, per quello è che è una guarigione, una possibilità di stare statici, anche perché se non si è equilibrati non è possibile salire, non è possibile entrare nell'equilibrio interno per poter volare, come si viene detto. A livello di aria, cioè a livello di corpo mercuriale, di intelligenza pura, ha la capacità di rendere l'intelligenza più acuta, ha la capacità di dare ricordo, ha la capacità di dare intuizione, ha quella capacità di fare in modo che le idee possano essere organizzate in maniera giusta, dà la possibilità di affrontare eventualmente dei ricordi molto complessi, dà la capacità di avere un'irrorazione cerebrale molto forte, e quindi molto spesso chi usa la melissa, quando ce la sta usando, se viene fatto un elettroencefalogramma, può essere scambiato per un'eccessiva circolazione cerebrale. Quindi a questo punto, se qualcuno magari potrebbe spaventarsi, non la usi, perché dà questo movimento molto forte a livello mentale. Acuisce la capacità di percepire come detto, i suoni, di percepire gli odori, di percepire il gusto e tutta questa cosa qua. Rende la pelle capace di affrontare gli urti dell'inverno, gli urti dell'estate, rendendola pura, rendendola capace di ossigenarsi, e quindi perché ha la capacità cioè mercuriale cioè dello scambio, no? Ecco perché è anche ottima, per esempio, per chi soffre di nefriti, oppure di nevralgie, oppure di difficoltà a urinare, problemi ai reni, oppure a appunto tutto ciò che sono gli scambi con l'esterno, quindi tutto ciò che sono le minzioni, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la sua qualità solare, perché ha qualità anche solare, c'è la melissa, e quindi marziale, anche marziale solare, va a iscriversi nella capacità di proteggere il cuore, di proteggere l'intelligenza, di proteggere la vista, di proteggere anche l'integrità del carattere, perché non soltanto a livello fisico, ma ha la capacità di dare un'integrità di carattere che è abbastanza stabile. Quindi che cosa accade? Accade che direttamente quando si usa la melissa, voi potete proprio avere a che fare con una parte molto profonda di voi stessi che solitamente è nascosta, e la melissa vi dà la possibilità di entrarne in rapporto, vi dà la possibilità di entrarne in contatto, proprio vi dà quella capacità e forza di poter giungere ad avere quella chiarezza solare che è sempre la potenza che può risvegliare gli esseri. Quindi la melissa ha cioè nelle sue grandi capacità, ha anche quella di chiarezza di mente, ma anche di entrata in contatto con lo spirito. Quando si entra in contatto con lo spirito divino, ce lo si fa quando la si usa in maniera mercuriale. La melissa può essere anche usata in maniera zolfica oppure in maniera salica. Quindi io vi consiglio magari a chi è capace, di unirne i tre componenti per fare una quintessenza e avercela sempre con sé. Ma questo per quanto riguarda le varie malattie fisiopsichiche. Per quanto riguarda invece la capacità di ascendere, la capacità spirituale, invece ecco che avete c'è la possibilità di azione solamente col mercurio. Io quindi vi consiglio, per chi non ha un alambicco, di prendere direttamente una bottiglia, prendere la melissa fresca, se possibile, se no la prendete secca, e dopodiché mettere la melissa fresca dopo averla pulita e lavata, proprio se possibile tutta la pianta, se non è possibile prendete le foglie, le inflorescenze, e quindi la lavate ben bene e la mettete nella bottiglia, dove metterete
un 500-600 ml di alcol. Dopodiché la lasciate macerare, la agitate per una centinaio di volte, la lasciate al buio per da 3 a 7 giorni, possibilmente 7 giorni, ogni giorno andate ad agitarla per avere un infuso il migliore possibile e quindi ecco che voi direttamente avete ottenuto una specie di estrazione semplice a freddo delle possibilità della melissa. Per chi invece ha il distillatore oppure ha insomma, una cosa semplice, però può prendere sempre 3, 4, 500 ml di alcol puro, mettere, quindi quello per dolci e non l'alcol denaturato, mettere almeno 100 grammi, 90 grammi, se è possibile per renderla più forte, di melissa e distillarlo. Quindi la distillazione sia calma, senza fretta, una volta che la si metta direttamente subito, così appena finito, nel buio per almeno 3 giorni, cioè a riposare. Dopo 3 giorni si può tenere in una bottiglia scura e prenderla all'occorrenza. Come si prende all'occorrenza sia in un caso che in un altro? Se avete un problema mentale, psichico, fisico, cose varie, potete prenderne da 3 a 10 gocce in 2-3 dita di acqua, un bicchierino di acqua. Potete prenderlo 3-4 volte al giorno. Se volete prenderlo solo una volta, potete prenderne un 20 gocce la sera in mezzo bicchiere d'acqua prima di andare a dormire. Potete anche fare 2 volte, dipende dalla gravità. Io solitamente consiglio 10 gocce in 2 dita di acqua 2-3 volte al giorno, voglio dire, proprio al bisogno. Non prendete la melissa se non avete bisogno, prendetela se avete bisogno, prendetela quando siete nel bisogno di questa cosa qua. Tenetela in casa, tenetela e vi accorgerete che essa ha quella capacità anche di scacciare la paura, ha la capacità di scacciare la tristezza, insomma c'è la depressione e quindi è una pianta un po' tuttofare, no? Perché ha tutte e 7 le possibilità. Certo, uno dice, ma quando la devo lavorare? Consiglio di lavorarla nel giorno migliore della settimana, che è una domenica, magari il mattino, chi conosce le ore magiche si alza, trova l'ora del sole, chi non conosce le ore magiche la può lavorare quando meglio gli aggrada, anche se consiglio di farlo sempre quando il sole è alto, quindi non quando sta calando, perché è una questione di energia. La luna è meglio che sia crescente che calante e quindi per avere il massimo della potenza, almeno per quanto riguarda queste cose, questa lavorazione che magari sarà pure imperfetta ma che darà veramente tante cose. Se siete problematici con l'alcol, non usate alcol, usate acqua, quindi mettete la melissa in acqua e fate lo stesso procedimento. Se potete, se volete, potete anche avere una miscelazione, potete mettere 50 e 50 di alcol e di acqua, secondo le proporzioni che ho detto prima, e quindi giungere ad avere una specie di idrolato particolare di infuso, quindi che è molto più leggero. A quel punto potete anche non miscelarlo nell'acqua quando lo prendete. Questo chiaramente accertatevi che non siete allergici alla melissa, è facile, una volta che l'avete fatta la mettete un po' sulla punta della lingua, insomma lo sentite pure sul polso, qui sentite se siete allergici o meno. Bene, questo qui volevo dire per quanto riguarda la melissa, usatela perché nelle sue capacità ha anche la potenza di farvi elevare a livello interiore e sottile. Se per esempio prima di fare un esercizio magico, un esercizio mentale, una meditazione, voi prendete anche solo 3 gocce di melissa sotto la lingua, voi sentirete che avrete una stabilità mentale maggiore e sentirete che siete portati a fare le cose con più ordine, con più equilibrio, con più bravura, con più tranquillità, senza fretta, senza avere paura di sbagliare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è una cosa molto utile. Chiaramente a chi darà impressioni immediate, a chi darà qualcosa di immediato, a chi darà un'impressione secondaria, cioè ci vorrà un pochino più tempo e quindi dovete semplicemente avere la pazienza dell'azione. Questo è molto importante da conoscere perché in pratica una volta che si ha la capacità di uso di questa pianta si giungerà a capirne l'essenza, ma non la si potrà capire se non la usate personalmente.
Allora, fate quello che vi ho detto. Un'altra possibilità è prendere le foglie di melissa e eventualmente polverizzarle, triturarle e farle bruciare su un carbone. Questo qui, questo fumo che magari può essere non gradevole, ha la capacità di purificare dei luoghi se non vi piacciono come sono, di purificare c'è posti, allontanare brutte situazioni, allontanare brutte idee, avere quindi quella capacità di riuscire a fronteggiare il tutto. La melissa nella sua valenza di Giove ha la capacità di espansione, per esempio può essere usata una volta che magari è distillato, lavorata, direttamente a bagnare il proprio corpo per farlo stare in forma, no? Anche, però qui bisogna usarlo a livello di acqua, quindi magari farne di più. La melissa ha una capacità anche di, come si dice, di togliere tutto ciò che può essere anche le acidità del corpo e quindi usata bene va ad equilibrare la parte acida e la parte salina del corpo portando equilibrio. Ma questo ha anche un riscontro nel rapporto di coppia. Se avete dei problemi, fate la melissa, mettetela in un defumatore e fate profumare per esempio l'ambiente con questo profumo quasi di un limone particolare, la melissa porterà gioia, eleganza, tranquillità, dolcezza, distenderà i nervi, distenderà la situazione, darà un senso di pulizia, darà un senso di brio, darà un senso di acutezza e se ci sono degli scontri tenderanno a risolversi. E quindi noi proviamo a dare tanta libertà, a dare tanta riuscita, a dare amore, ma amore non come volemo se bene, amore come unità di intenti e quindi capacità di evoluzione, capacità di forze, capacità emotiva, capacità mentale, capacità di cuore, insomma tutta questa cosa qua, che è l'unica cosa che ci fa scendere. Usate le cose che vi dico, sono cose che sono state testate nel tempo anche da coloro che stanno praticando da un po' di tempo l'arte dell'alchimia sotto la mia direzione, ci si rende conto, si sono resi conto che funzionano alla grande. Bene,